Lo sapete com'è nata la leggenda dei ciclopi di Polifemo? Il paleontologo austriaco Othenio Abel, in un libro del 1940, racconta che gli antichi siciliani, nel V secolo a.C., hanno ritrovato in delle grotte dei crani giganteschi. Oggi noi sappiamo che questi crani appartengono a degli elefanti nani che abitavano la Sicilia, ma che si sono estinti più di 10.000 anni fa. Racconta sempre Abel che gli antichi siciliani, trovandosi di fronte a questi crani, abbiano pensato che appartenessero a degli esseri umani enormi. Anche perché i crani degli elefanti sul davanti hanno un grosso buco, quello della proboscide, solo che all'epoca hanno immaginato fosse l'orbita del loro unico grande occhio. È una storia bellissima, di quelle che appena le senti vorresti raccontarle a tutti. Peccato però che sia una storia falsa. Cioè, è vero che gli elefanti nani una volta abitavano la Sicilia, ma non abbiamo le prove del fatto che gli antichi, trovando i loro crani, abbiano pensato che fossero dei ciclopi. Le fake news non sono una cosa recente, esistono da sempre. La differenza è che oggi grazie a internet si diffondono molto più rapidamente. Negli ultimi 50 anni siamo passati dalla carta stampata all'informazione in formato digitale e questo comporta che è molto più facile produrre disinformazione, comporta anche che è molto più difficile riconoscere le bufale, perché esistono dei professionisti che la creano quasi a regola d'arte, che producono disinformazione basata su pseudoscienza. La pseudoscienza, come il lupo travestito da agnello, si presenta come scienza, ma usa metodi e tecniche di scarsa qualità e a volte completamente scorretti. Cosa possiamo fare? Per imparare a riconoscere le bufale dobbiamo imparare a leggere in modo diverso. Dobbiamo cioè imparare a navigare il testo digitale in un modo diverso da quello con cui leggevamo il testo scritto. È fondamentale saper valutare la fonte con metodi diversi. Ad esempio possiamo andare a cercare l'informazione che abbiamo di fronte in più fonti, oppure possiamo andare a cercare informazioni sull'autore o l'autrice. Oppure ancora possiamo cercare informazioni sulla fonte stessa. Uno dei metodi più usati si chiama lettura laterale. È un concetto che è stato sviluppato da dei ricercatori di Stanford che hanno mostrato che il semplice atto di aprire nuove schede nel nostro computer per andare a cercare informazioni sulla fonte migliora la nostra capacità di riconoscere la disinformazione. Fare questo lavoro di indagine non è sempre facile. Ad esempio, il libro di Abel, di cui abbiamo parlato all'inizio, in cui racconta di come gli antichi hanno scambiato i crani degli elefanti per dei crani di ciclope, sembrava una fonte autorevole. Certo, è il libro pubblicato di un paleontologo. Peccato però che Abel dica di citare Boccaccio, che a sua volta cita un frammento di Empedocle. Solo che Boccaccio non ha mai citato Empedocle, e se andiamo a cercare tra gli scritti di Empedocle, il frammento in cui parla dei crani dei ciclopi in realtà non esiste. Stanare le notizie false è un lavoro molto difficile, serve quasi la capacità di un investigatore. Per questo dobbiamo imparare quella che si chiama la lettura critica digitale, una serie di strumenti per imparare a riconoscere la disinformazione. Relazionarsi in modo corretto all'informazione non ha soltanto, come diremmo in filosofia, una funzione epistemica, non serve cioè soltanto a evitare di formarsi credenze false, è anche un dovere civico, un dovere che ci appartiene in quanto membri di una comunità, perché quello che noi crediamo influenza il modo in cui ci comportiamo e ha anche delle conseguenze sugli altri. Se ad esempio mi convincerò che un determinato farmaco è dannoso per la salute, tenderò a evitarlo e magari convincerò anche altre persone a evitarlo, e se quel farmaco però fosse un farmaco salvavita? Se invece mi formerò la convinzione che i cambiamenti climatici non esistano, non voterò a favore delle politiche ambientali, mettendo così a rischio la vita delle generazioni future. Il mondo dell'informazione è complesso. La lettura critica e digitale può aiutarci a navigarlo, sia per il nostro bene, sia per il bene degli altri.